Ragazzacci, buona giornata. Oggi stiamo provando a fare qualcosa di nuovo con il video. Non vi dico niente, però vediamo se riesce con l'aiuto di mio figlio. Allora, sbarbatina di oggi. Oggi uso il CX Carbon in titanio. Questa è la piastra media, la originale, credo che con quello è nato. Con quella che è nato questo rasoio, poi è stata fatta una più delicata e credo ce ne sono due più efficaci di questa. Un rasoio che ha la caratteristica, vedete, di far sporgere molto la lametta dal capo. Per questo sono rasoi molto canterini. Il sapone di oggi, un amico mi vuole male e mi ha detto se usavo il Ciselle Face, che è mentolo puro, ragazzi. Però io non ce la faccio a usarlo solo, mi sono sincero. Allora lo uso 50% Ciselle Face e 50% uso questo bar vero, che è il Noble Otter senza odore, ok? Allora prendo un pezzettino di Noble Otter e prendo una bella porzione anche di Ciselle Face e li mischio un po', anche perché il Ciselle Face, come tutti i saponi troppo mentolati, a me, ragazzi, risulta che fanno poca schiuma. Fanno una schiuma strana, filosa, che onestamente non mi va tanto bene. Allora vediamo se lo possiamo correggere un pochino con questo Noble Otter per vedere se viene una schiuma un po' meglio. Oggi tocca piangere sicuramente con questo disgraziato qua. Allora, mentre qua si fa questa pappetta, si va sciogliendo, spero che la camera, sì, credo che inquadra bene. Questa pappetta qui, vedete, bello sciolto, così col pennello poi si fa in un attimo. Sciacquo un pochino le mani, pennellino Omega Evo, era già in acqua questo, e facciamo il montaggio. Io parto col pennello praticamente senza acqua dentro. Avete visto che ho messo un pochino nella ciotola e appena ho bagnato le punte. Mamma mia, che botta di mentolo! Mi sta stappando il naso, ragazzi, troppo forte, esagerato. E ora me ne sta arrivando uno ancora più forte, però ho voluto provarlo. The Wet Face, mi sembra. Wet Face. Allora, vedete che ha fatto, mischiato con un pochino di Noble Otter, un'ottima schiuma, perché usato solo questo sapone, ragazzi, non fa tanta schiuma, diventa come un pastone. Allora, io direi anche troppa schiuma ha fatto, forse troppa acqua. Vabbè, ci bagniamo la faccia e vediamo che viene fuori in faccia. Forse ho messo un po' troppa acqua, però beh, non importa. Vediamo che viene fuori in faccia. Non male invece. Sta qui giusta. Omega Evo versione 2 che ha meno... Aspetto a mettermela qua sul baffo, se no poi mi brucia. Omega Evo versione 2 che ha meno backbone rispetto alla 1, mi piace molto. Guardate, è venuta una bella schiuma mischiandoli tutti e due, e la profumazione che praticamente non ha perché è puro mentolo, però la botta di mentolo è più sopportabile. Vedete che non mi sta facendo piangere, perché ragazzi, solo secondo me questo sapone non si usa. Cioè è assurdo che uno si fa la barba e deve piangere, non ha senso secondo me. Però con un pochino, avete visto, di 50 e 50 sento la botta ghiacciata pazzesca in faccia, ve lo dico. Però vedete, per ora non sto piangendo. Il sapone sta montando benissimo. Pensavo avevo messo troppa acqua, invece sta chiedendo acqua, vedete?
Mamma mia che botta di mentolo. Bisogna che cominci a fare la barba perché comincio a sentire bruciare le guance e se no dopo mi dà noia, non riesco a farmi gli altri due passaggi, se no. E avete visto, ho messo solo il 50% del sapone, cioè mettere il sapone solo di questo mentolato io non ce la faccio a usarlo, ragazzi, vi sono onesto. Ok, direi che come schiuma ci siamo. Sciacquatina, scaldatina al rasoio, non so se ve l'ho detto, ci ho montato Super Iridium, però quelle fatte in Polonia, quelle vintage. Sentite come canta. Come canta il rasoio. È la seconda volta che lo uso. Avevo usato una con una sbarbata senza video. Allora, le lavette lavorano benissimo, anche se non fanno cantare tanto il rasoio come altre lavette. Mamma come mi brucia la zona baffi da morire. Così smorzato non mi sta dando tanto noia agli occhi, non sto piangendo. Però ragazzi, il bruciore con il zona baffi, fatemi sciacquare un pochino di acqua a morire. Questo sapone è veramente per maschi. Allora, il rasoio bene, anche se come il fratellino in acciaio inossidabile ha la lametta parecchio esposta che la fa vibrare un po', e chi ha la barba dura come la mia, insomma, un pochino magari può dar noia questa lametta che vibra così. Devo provarlo con le lamette Chicx Carbon, che non so come mai, però su quelle in acciaio inossidabile sono le lamette che meglio mi vanno su quel rasoio. Lamette che magari su altri rasoi non le amo tanto, però sul Chicx in acciaio inossidabile non so perché, sono le lamette che mi ci sto trovando meglio. La prossima volta provo questo anche con quelle lamette. Comunque con le Wismar vanno abbastanza bene. Mamma mia che botta ragazzi di mentolo a morire. Io ho messo solo il 50%. Veramente terribile questo sapone. Troppo sapone forse. Ho sapone per 20 barbe. Allora andiamo di traverso. Sentite come canta.
Allora, il rasoio molto bello, richiede un angolo, vedete, molto aperto per lavorare. Forse non facilissimo, magari per chi sta iniziando. È un rasoio a esposizione positiva, tutti e quattro i cap che fanno, i cap no, le piastre, sono tutte e quattro con esposizione positiva, chi più chi meno. Diciamo che non è un rasoio forse così facile, così intuitivo, più che facile, così intuitivo. Io almeno mi ci è voluto un pochino per capirlo. Però insomma, una volta che uno ci prende la mano sull'angolo di taglio, queste due piastre, tanto questa come quella più delicata, secondo me radano bene. Qui mi sono un pochino sbucciato perché sicuramente non ho tenuto l'angolo bello aperto andare su in zona baffi. Comunque ragazzi, guardate, con due passaggi sono praticamente liscio. Facciamo solo un pochino di zona bassa del collo e un pochino qui sulle guance per dare un ritocchino. Mamma mia, la faccia ce l'ho bruciata dal mentolo. Ecco, in questa zona bassa, dove ho il pelo così messo sotto pelle, questo rasoio non è piacevole. Ma per niente, non è piacevole per niente. Non so se è per questa lametta che sta così a sbalzo. Allora, questa piastra sicuramente si sente un pochino di più la lametta lateralmente che l'altra che ho, che è la più delicata. Allora, sono liscissimo, piccolissimo taglio qui, zona baffi, perché ho provato a fare il contropelo e come sapete io lì non lo faccio mai, però nel resto della, anche qui guardate un pochino mi ha acchiappato. Sì, sicuramente rispetto al fratello in acciaio inossidabile che ho, si sente che ha un pochino più di esposizione. Comunque ragazzi, direi abbastanza bene. Zona branchie magari un pochino da migliorare. Di qua meglio. Comunque ci siamo ragazzi. Bella sbarbata, super liscio. Allora, buttiamo via l'acqua dal lavandino. Diamo un saponatino e un pochino di allume che oggi ci vuole perché mi sono fatto due sbucciatine. Guardate la strage di peli. Comunque ragazzi, il BBS è pazzesco. Nonostante io non è che ci vada dietro tanto al BBS, però sento passando l'allume, non si sente nulla, proprio si sente la pelle liscia, a volte
passando al lume si sente un pochino di pelo. Oggi niente proprio. Allora, bruciore, qui dove mi sono fatto il tagliettino non sento quasi niente. Qui sotto sì, un pochino di bruciore dell'allume, diciamo che lo sento. Comunque sul resto della faccia quello che ho è la botta di mentolo pazzesca che mi ha cotto la faccia, la pelle praticamente. Però onestamente non sento bruciare. No, non sento bruciare. Allora, vediamo, mentre l'allume fa un pochino di effetto, una lavatina qui per togliere il grasso del sapone. Un lavandino, se no la moglie si arrabbia. E laviamo tutto così. E questi saponi da barba, specialmente questi americani, è una cosa pazzesca, ragazzi. Lascia il lavandino, lo vado a manicomio proprio. Il pennello, grande Evo, buttiamo via tutto. Qui sotto, date, no? Non gli fa nulla l'allume. Qui sì, però qua sotto ancora. Allora, sciacquatina. Mamma mia, ho la faccia congelata. Ho la faccia congelata, ragazzi. Congelata e bruciata dal mentolo. Devi prendere un pochino di lapis qui. Mettiamo un pochino di matita. Ok, per ammazzare tutto, un po' di terror, vedete, bello opaco. Questo è quello senza mentolo, però additivato a ghiaccio, odore a madera, a legno, scusate, madera in spagnolo. Che è ghiaccio contro sopra ghiaccio. Mamma mia. Che poi questo additivo, a differenza del mentolo, che dopo una decina di minuti, 20 minuti sparisce, questo rimane l'effetto ghiaccio ma io penso anche più di una ora, che è veramente pazzesco. Allora ragazzi, sbarbata, A parte il red point qui sotto che mi sono fatto, non vuole chiudersi anche qui, due piccoli red point. Qui mi sono fatto un tagliettino sotto il naso. E il rasoio, questo rispetto all'altra piastra si sente molto di più, la lametta è più sporgente, devo andarci un pochino più calmo perché questa c'ha l'angolo di taglio che è molto aperto, sicuramente devo aver sbagliato un pochino l'angolo di taglio a qualche punto. Ora dopo lo asciugo il rasoio per bene. Il rasoio è leggerissimo in titanio. Sono rasoi che per chi ha la barba dura come me magari non sono l'ideale. Con l'altra piastra riesco a sbarbarmi senza un pochino tagliarmi come mi è successo oggi, vedete che oggi mi sono fatto due sbucciate qui sotto il collo. Probabilmente non ho usato bene il rasoio e qui penso che è stato quando ho fatto il contropelo. È un rasoio un pochino complicato, un rasoio che va un pochino studiato. Comunque ragazzi, sono rasoi veramente belli, questo è leggerissimo, però vi ripeto, perché ha la barba dura non lo consiglio tanto come rasoio. Un pochino con questa lametta che vibra parecchio, se avete sentito come cantava. Forse magari anche queste lamette non sono le appropriate. Devo riusarlo con le Carbon, che di tutte quelle che ho provato su quelle acciaio inossidabili non so perché, vi ripeto, è quello che mi sono risultate meglio. Omega Evo 2 ragazzi, più morbido, meno backbone, io li sento rispetto all'1, mi sembra ottimo, mi piace di più a me. Ciselle Face Cryogenic, ragazzi, ho la faccia bruciata dal mentolo. Si sento il freddo anche perché ora poi ci ho messo il terror, però secondo me è
è un sapone esagerato, vi dico, solo io non ce la faccio a usarlo, comincio a piangere, mi brucia la faccia. Al 50% con un sapone come questo, magari senza odore, gli occhi per esempio non mi hanno bruciato, non mi hanno lacrimato, però già al terzo passaggio sentivo la pelle, ragazzi, che mi bruciava, come se avessi messo qualcosa di chimico che mi stava bruciando la pelle. Secondo me non è un sapone che vi consiglierei di comprare. O se no, come faccio io, se avete bisogno di qualcosa di mentolo, invece di comprare i cristalli di mentolo, che magari sono più difficili da usare, vanno sciolti, mi sembra una buona opzione. Uno prende un pochino di questo sapone, lo mischia con altro sapone, praticamente l'odore che ha è mentolo, non è che altera tanto il sapore, l'odore di un sapone che abbia una profumazione, e usarlo così. Io lo uso così, ragazzi, una puntina appena quando ho voglia di un po' di mentolo su altri saponi. E queste lamette, ragazzi, sono tanta roba, tagliano anche troppo forse, però vi dico, su questo rasoio, insomma, ma è il rasoio molto particolare, ha bisogno secondo me di lamette molto particolari. E il Terror di Barister & Mann, ragazzi, è tanta roba, anche la profumazione così a legno mi fa impazzire a me, mi ricorda i locali americani, quelli tutti in legno, deve essere come quell'olio di teca che gli mettono, mi piace da morire. Va bene, ragazzacci, allora è tutto per oggi, già il sangue sembra che si è praticamente fermato. E ora magari ci mettiamo un pochino di balsamo, potremmo mettere oggi. Che possiamo mettere di balsamo? Di balsamo, che ci abbiamo di balsamo? Vediamo. Un pochino di balsamo legnoso magari. C'ho poca roba di balsamo legnoso. Che ci posso mettere di balsamo? Ah, possiamo mettere... come sa di legno, possiamo, guardate, c'ho Coniferous di Stirling, riprende un po' la profumazione legnosa di, come si chiama, di El Terror. Oggi ci vuole un po' di balsamo, ragazzi, tutto il collo mi ha il rasoio un pochino devastato, non l'ho usato bene, onestamente. Oggi non ho fatto una bella figura, però ragazzi ci sta, specialmente cambiando i rasoi tutti i giorni è un casino perché uno deve come che rimparare, ricalibrare la mano tutte le volte. Tanta roba, questi balsamo di Stirling, assorbe subito, guardate, c'è già la pelle secca, l'ha già assorbito, non rimane olioso, ottimo. Va bene, ragazzacci, è tutto, ora lo do in mano a mio figlio, vediamo che montaggio ci fa. Alla prossima!